Ciao ragazzi, sono Pingo e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi analizzeremo gli ottavi e non solo di finale di Euro 2024 e vi dirò secondo me chi arriverà in finale da una parte e dall'altra. Occhio, perché posso dire che secondo me qua ci saranno delle sorprese clamorose. Attenzione, ma prima di iniziare vi ricordo un like, commento, iscrizione, se non lo fate non cercare ovviamente il piccolo con i classici ormai telecomando e come sempre devo minacciarvi tantissimo perché più dell'85% di voi guarda i miei video per non iscrivermi al canale. Siete persone veramente cattivissime e verrete picchiati come sempre col joystick dell'Xbox, che è bello duro come sempre. Ma dettagli. Allora, abbiamo finalmente le ultime qualificate con le partite di ieri sera e abbiamo allora nella parte sinistra, che secondo me è forse quella più difficile, dove per fortuna non è capitata l'Italia, che ha Spagna contro Georgia. Occhio, perché dopo la Georgia che ho visto ieri col Portogallo non mi stupirei di tutto. Germania, Danimarca, Portogallo, Slovenia, che sfiga la Slovenia, e Francia, Belgio. Non vorrei essere scontato, però secondo me partiamo dal Portogallo. Occhio a questa Slovenia che comunque il suo ce l'ha, il sesco di turno e non solo, può sempre essere decisivo, però secondo me alla fine passerà il Portogallo di CR7, anche se Ronaldo non mi ha ispirato tantissimo nella fase a gironi, il Portogallo neanche troppo. Leao mi sembra quadrato a livello di tuffi, cioè farsi comunque squalificare per doppio giallo, per doppia simulazione, incredibile. Partendo dall'altra parte, cioè mettendo chi potrà sfidare proprio l'eventuale Portogallo se passerà, cioè Francia o Belgio. Allora, non lo so, perché sta Francia, ok, ha super talenti, come sappiamo, Barcola, Mbappé, Dembélé, Magnan, mia zia e mia sorella. Però sinceramente non mi ha ispirato per niente, cioè non mi ha convinto proprio, zero mi ha convinto nella fase gironi, è arrivata seconda rischiando, perché se la Polonia gli cacciava un gol e tutto rischiava addirittura di arrivare terza, sarebbe stato clamorosissimo, contro un Belgio anche lui niente di emozionante, cioè abbiamo Lukaku, abbiamo De Bruyne, siamo terzi nel ranking, primi nel ranking, mia sorella veramente. Poi non ho mai capito come cacchio fa a essere il Belgio sempre nel top del ranking, non ha mai vinto un cacchio nella sua storia, ma va bene. Qualcuno se lo sa me lo faccia sapere nei commenti, perché giuro io ho un'ignoranza incredibile da questo punto di vista, ma penso anche voi. Secondo me sarà una bella partita, però alla fine secondo me i singoli della Francia avranno maggior successo con il cane che approva, anche se io preferirei che passasse il Belgio, ma alla fine secondo me sarà Portogallo-Francia. Partendo invece dalla parte più in alto, cioè Spagna-Georgia e Germania-Danimarca, allora, sapete che secondo me saranno più combattute del previsto, soprattutto Germania-Danimarca. Perché la Danimarca ha tanti talenti, Eriksen, Højlund, Schmeichel Jr. e non solo. Però questa Germania dietro balla tanto, balla veramente tanto, l'abbiamo vista anche nell'ultima contro la Svizzera, abbastanza imbarazzante la difesa, quindi occhio. Però secondo me, anche soffrendo alla fine, la Germania magari col fattore casa e tutto, secondo me passerà ai quarti, dove affronterà chi? Allora, voi direte, vabbè, la Spagna è strafavorita, ha distrutto il nostro girone, ha battuto tutti. Occhio a questa Georgia, perché Kvaratskhelia se gioca come ha giocato col Portogallo, la difesa della Spagna secondo me se la mangia, perché non è che sia chissà che difesa. Davanti sono ben messi, in difesa vorrei vedere questo duello Carvajal-Kvaratskhelia. Secondo me Carvajal o lo uccide o se lo saltano in malo modo, ma dettagli. E non solo, perché Marcashvili, non lo so, sembra Magnan su FIFA, una prestazione strabiliante. Mi dispiace veramente che l'Inter non l'abbia preso a questo punto di vista. Ok, Sommer, sono il primo a aver detto Sommer è il dio dei portieri in questo momento, però questo Marcashvili, o comunque Mamma lo chiamerò io perché è molto più semplice da nominare, non capisco come un grande club non se lo vada a prendere, perché è veramente forte. Secondo me andranno i supplementari, però alla fine, soffrendo, passerà la Spagna. Occhio che passerà molto facilmente la Georgia, e quindi sarà quarti di finale Spagna, Germania e Portogallo. Francia, stavo dicendo Belgio, chiedo scusa. Invece, dalla parte del tabellone nostro c'è Romania, grandissima sorpresa nel girone del Belgio, contro l'Olanda, che non mi ha convinto tantissimo. Austria-Turchia, occhio a questa Austria che sembrava terza nel girone, sarà messa malissimo, l'ha dominato il girone della Francia e dell'Olanda, complimenti all'Austria, grande Arnautovic.
E dall'altra parte sarà appunto con la Turchia, quindi Çalhanoğlu Arnautovic, questo derby interista per me finirà malissimo. Allora, per quanto riguarda Romania-Paesi Bassi, secondo me la Romania è una bellissima squadra perché ha tanti giovani talenti, tra cui il classico Stanciu, che a me piace tantissimo, Hagi Junior. E occhio a questa Romania perché è bella rognosa, però secondo me alla fine l'Olanda, con i classici talenti e non solo, magari anche con i difensori d'esperienza come un De Vrij, un Van Dijk, magari da un calcio d'angolo, che sono veramente alti, potrebbero essere decisivi, però occhio a questa Romania che secondo me, non dico che possa eliminare l'Olanda, anche se, tra virgolette, io ci spererei, perché una rogna in meno eventualmente per l'Italia se dovesse passare. Però occhio, non dico che veramente faccia lo scherzetto, però secondo me l'Olanda potrebbe addirittura giocarsela a giocare, non dico i calci di rigore, però almeno i supplementari secondo me sì. Occhio, 7-0 facile per l'Olanda. Non mi stupirei, anche perché non mi ha entusiasmato nel girone, abbastanza imbarazzante, contro l'Austria è stata una roba incredibile. Parlando proprio di Austria contro la Turchia, allora io vi dico che secondo me o una delle squadre vince malamente 5-0 o va nei rigori. Per me non si conclude in altra maniera. E secondo me ai rigori, io sarò strano, ma io vi dico che passa l'Austria. Per me sarà Olanda-Austria ai quarti di finale della parte destra del tabellone. Chi delle due vincerà? Chi affronterà? Allora, l'ottavo di finale sarà Inghilterra-Slovacchia. Occhio a questa Inghilterra che dice: Madonna mia, abbiamo Bellingham, Palmer, Kane, mia zia, veramente come sempre. Imbarazzante. Hanno fatto un 0-0 con la Slovenia che ha rischiato di far gol Ilicic a un certo punto, che l'ultima volta che ha giocato Ilicic era nel Rinascimento, gli voglio bene dell'anima Ilicic, però nel senso, no? Imbarazzante questa Inghilterra dal punto di vista di gioco, cioè l'Italia fa schifo, ma Inghilterra e Francia, che sono le altre due top in primis, non è che scherzano, eh. Secondo me la Slovacchia gli darà davvero fastidio, però alla fine magari un gol a fortuna, un rimpallo, premierà l'Inghilterra e sarà l'altra qualificata ai quarti. Chi affronterà chi? Se no, Svizzera-Italia. Io ho un'ansia per questa partita. Uscirà il video penso domani, quando sto registrando questo video, quindi uscirà il giorno stesso della partita probabilmente la preview di Svizzera-Italia. Questo uscirà probabilmente venerdì, se tutto va bene con gli orari. Sapete che non lo so, perché per me sarà una partita veramente tosta, perché l'Italia è imbarazzante. Ringraziamo Zaccagni perché sennò a quest'ora eravamo a casa. La Svizzera è una squadra veramente rognosa, ci ha buttato fuori dalla possibilità di andare ai mondiali nell'ultima volta, ha rotto le scatole, c'ha un gran portiere per gli eventuali rigori come Sommer, soprattutto se dovesse calciargli Jorginho, è finita. Però io voglio dare fiducia all'Italia, che io vi ho detto che se passa il girone e non fa una figura di schifo, arriva in finale e lo vince, quindi io vi dico che sarà Inghilterra-Italia i quarti di finale. Torniamo sopra e di conseguenza sarà quarti di finale Spagna-Germania, dove secondo me potrebbe dire qualcuno, bah, sarà una bella partita equilibrata e tutto, magari potrebbe vincere proprio la Spagna che potrebbe essere la sorpresa. No, io vi dico che passerà la Germania, secondo me neanche soffrendo troppissimo, occhio, 5-0 facile per la Spagna. Quindi la prima semifinalista sarà la Germania, che chi affronterà tra Portogallo e Francia? Io vi dico Portogallo. Ma come, Mbappé, mia zia, veramente? No, Ronaldo si sveglierà e sarà lui decisivo in quella partita. Occhio, si fa espellere e la salta. Calma, perché già in diffida, se si prende un giallo nei quarti, scusatemi, negli ottavi, salta ai quarti. Ma speriamo di no. E quindi io vi dico che la prima semifinale sarà Germania-Portogallo. Calma. Invece, dall'altra parte, appunto, avevamo detto che sarà Olanda-Austria contro, tra virgolette, chi vince dopo passerà contro Inghilterra e Italia. Olanda-Austria, che farebbe ridere, visto che si sono affrontate... No, non è vero, non si sono affrontate, chiedo scusa. No, sì, si sono affrontate nel girone, come non detto. Farebbe ridere che si scontrassero appunto di nuovo, come secondo me può accadere. E io vi dico che secondo me l'Austria gliela ricaccia e li butta fuori e vincerà proprio l'Austria, andrà in semifinale dove affronterà l'Italia. L'Italia secondo me, non so in che maniera, ma batterà l'Inghilterra, magari con un gol fortunato veramente all'ultimo secondo come è successo contro la Croazia. E passiamo, occhio, 5-0 facile, 5 gol di Bellingham. Speriamo di no. E quindi la semifinale secondo me sarà Austria-Italia e dall'altra parte appunto Germania-Portogallo. E la finale che io spero che accada sarà la Germania che batterà il Portogallo e quindi sarà la prima finalista, e dall'altra parte l'Italia, soffrendo tantissimo, magari proprio ai calci di rigore, passerà contro l'Austria e la finale sarà Germania-Italia. Diciamo,
le due squadre più titolate, soprattutto in Europa, a livello di mondiali, ma comunque degli ultimi periodi, che hanno fatto un po' 50-50, ma alla fine, nonostante l'Italia è campione in carica, alla fine secondo me i padroni di casa della Germania, forse magari ai calci di rigore sarebbe clamoroso, sì, ma secondo me vincerà proprio appunto la Germania contro l'Italia, e appunto la Germania ci alzerà il trofeo in faccia. Io spero di sbagliarmi e di gufarla, perché se succede penso che finisce male, ma di più in casi estremi recuperatevi tutte le eventuali future reaction, perché secondo me finirà malissimo. E quindi secondo me la finale appunto sarà Italia-Germania, in questo caso Germania-Italia, e vincerà proprio la squadra di casa, appunto la Germania. E fu così che l'Italia vinse 3-0 facile con tripletta di... Scrivetelo voi nei commenti, perché se succede finisce malissimo. Occhio, perché se succede veramente che l'Italia arriva in finale e vince, viene fuori lo shorts più bello del mondo, io che l'avevo previsto già inizio anno. Ma dettagli, ok, Pingu ha previsto tutto. Ma dettagli, allora che dirvi? Fatemi sapere voi nei commenti se l'Italia potrà battere prima la Svizzera e poi vedremo chi passerà, e chi secondo voi saranno appunto le squadre qualificate ai quarti, in semifinale e alle finali. Scrivete voi nei commenti quali saranno appunto le squadre a passare fino ad arrivare alla finale. Vediamo dopo a fine appunto europeo chi ci ha azzeccato di più. Secondo me io non ci azzecco manco una partita, ma questo è un altro conto. Arriveranno le prediction appunto di tutte le partite, e che dirvi, like, commento, iscrizione, se ovviamente il video è piaciuto fatemi sapere voi eventualmente come posso migliorare ovviamente i miei video come sempre, perché voglio portarvi come sempre più qualità possibile. Cercherò anche di comprarmi una videocamera seria e non usare questa del telefono che è abbastanza imbarazzante. E che dirvi, Instagram, YouTube e TikTok, e speriamo che l'Italia con questo cappellino esotico possa vincere contro la Svizzera in primis, e poi vedere chi affronterà tra Slovacchia e Inghilterra. Occhio, perché io la Slovacchia non mi stupirei che facesse un Eurogol Skriniar e viene giù casa. Calma, eventualmente se riesco vi porto anche le reaction alle altre super partite, soprattutto a Francia-Belgio, che secondo me sarà una bella partita. Ma dettagli, quindi occhio, per come dire una prediction, se succede, mamma mia, dai Italia, non so, arriverà qualche macumba strana. Dai, occhio, potrebbe tornare anche magari una finale Belgio-Italia, Pingu contro Mamma Lukaku. Finisce malissimo. Ciao!